Oggi voglio spiegarvi qualcosa che mi definisce come chirurgo. Se fate ricerche su di me, vedrete che si parla molto dell'enucleazione in blocco con rilascio apicale precoce. Sembra tecnico, sembra complicato, ma il concetto è molto semplice e voglio che lo capiate perché influisce direttamente sui risultati dell'operazione. Sono il dottor Fernando Gómez Sancha. Da oltre 20 anni eseguo interventi alla prostata con il laser e ho sviluppato questa tecnica che oggi viene utilizzata nei centri di tutto il mondo. L'ho presentata per la prima volta al Congresso Europeo di Urologia nel 2010. L'ho pubblicata in seguito, qualche anno dopo. Da allora l'ho insegnata e promossa in più di 50 paesi e ho formato più di 600 chirurghi per apprendere questa tecnica. Per capire l'enucleazione in blocco bisogna prima capire la tecnica di enucleazione laser ad olmio standard. Nell'OLEP convenzionale il chirurgo enuclea la prostata in 2 o 3 lobi, separa il lobo medio, poi il lobo sinistro e infine quello destro. In 3 pezzi o in 2 pezzi. Funziona bene, ma presenta alcune limitazioni. La mia tecnica è diversa. Invece di separare lobo per lobo, enucleo l'intera prostata in un unico pezzo. È come sbucciare un'arancia intera invece di andare spicchio per spicchio. Da qui il nome in blocco. E cos'è il rilascio apicale precoce? L'apice è la zona più delicata della prostata, la più vicina allo sfintere urinario, il muscolo che controlla la continenza urinaria. Nella tecnica convenzionale l'apice viene affrontato alla fine, quando si è già operato per un po'. E classicamente questa tecnica a 3 lobi teneva in scarsa considerazione lo sfintere urinario. Nella mia tecnica eseguo un rilascio della zona dell'apice all'inizio. Con una visione perfetta posso identificare con precisione dove finisce la prostata e dove inizia lo sfintere. E perché questo è importante per voi come pazienti? Beh, per 3 ragioni. La prima è la continenza urinaria, la qualità della continenza urinaria. Identificando lo sfintere con la massima precisione all'inizio dell'intervento, il rischio di danneggiarlo è minimo. I nostri tassi di incontinenza precoce sono molto bassi e i nostri tassi di incontinenza permanente sono dello 0, qualcosa per cento. La seconda è l'efficienza. Lavorando su un piano anatomico continuo, l'intervento è più rapido, più fluido, si verifica meno sanguinamento e il tempo operatorio si riduce, specialmente nelle prostate di grandi dimensioni. E la terza è la completezza, ovvero il fatto che rimuoviamo tutto il tessuto in un unico pezzo, facilita l'assenza di residui. Questo spiega perché i nostri tassi di ritrattamento sono inferiori al 2% a lungo termine. Se si toglie tutto, non ricresce. Vi propongo un'analogia che uso con i miei pazienti. Immagina di avere un mandarino dentro la sua buccia. Puoi togliere il mandarino pezzo per pezzo, staccando gli spicchi e lasciandone alcuni attaccati alla buccia, o puoi separare il mandarino intero in un'unica manovra. Alla fine la buccia rimane pulita, senza residui, il guscio, la capsula prostatica. E questa è l'enucleazione en bloc. Tutti i chirurghi che eseguono l'enucleazione laser usano questa tecnica? No. Molti eccellenti chirurghi eseguono la OLEP in 2 o 3 lobi con ottimi risultati man mano che acquisiscono maggiore esperienza. La tecnica en bloc è un po' più impegnativa da imparare all'inizio, ma credo che offra vantaggi reali e i dati delle nostre serie lo confermano. Ciò che più mi inorgoglisce di questa tecnica è che non è rimasta nella mia sala operatoria. Ho formato centinaia di urologi in più di 50 paesi affinché la applichino ai loro pazienti, perché una buona tecnica ha valore solo se può essere insegnata e riprodotta. Se vuoi saperne di più sui dati scientifici, su questa tecnica, nella descrizione lascerò il link alle pubblicazioni. Iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video.